Ciao ragazzi, oggi parliamo di Roberto Zardinoni, detto lo Zar, uno dei più grandi campioni italiani di sempre, protagonista della scena agonistica negli anni '80. Campione del mondo WABA nel 1984, in seguito è arrivato a confrontarsi sul palco con i migliori campioni dell'epoca nei ranghi dei professionisti IFBB, gareggiando con atleti del calibro di Rich Gaspari, Lila Brada, Barry DeMay, Bob Peris e tanti altri. Esponente di quella generazione di culturisti della vecchia scuola che assieme a Piero Venturato e Armando De Fant ha entusiasmato intere legioni di appassionati del settore. Atleti dai volumi e dalle linee spettacolari, che ben figuravano come testimonial sui cartelloni e negli spot pubblicitari dei marchi della moda, prima che la cultura fisica diventasse mero bodybuilding, una sorta di show di mutanti. Imponente e statuario, con ottimi volumi muscolari, fra i quali spiccavano il petto spesso e completo e la simmetria complessiva del fisico costruito sul modello delle statue greche, sul palco Zardinoni esibiva i suoi 90 kg di muscoli con un posing elegante, misurato e artistico, con grande cura delle transizioni, una routine che rifletteva la sua personalità schiva e riservata, meno esuberante del più estroverso Piero Venturato, ma ugualmente impressivo e coinvolgente per lo spettatore. Dotato di una spiccata intelligenza e voglia di imparare, Roberto ha esplorato in dettaglio le varie scuole del mondo del bodybuilding della Golden Era, viaggiando, incontrando e conoscendo di persona i protagonisti dell'epoca, da Tom Plath a Mike Mentzer, ma soprattutto Serge Nubret e la scuola francese, dalla quale ha tratto la massima ispirazione. Terminata la carriera agonistica, Zardinoni è rimasto vicino al mondo dello sport in veste di imprenditore con le sue attività di personal training. E seppure da sempre riservato e poco incline alle dinamiche dei social, abbiamo potuto apprezzare che ancora oggi conserva un aspetto giovanile e in salute, in linea con la sua filosofia, che ritiene lo sport come uno strumento per migliorare e preservare la forma e la salute nel tempo. In sintesi, la salute come stile di vita. In questo video ne ripercorriamo brevemente la storia e la carriera sportiva. Enjoy! Roberto Zardinoni, originario della città di Venezia e Veneto Doc, è uno dei pionieri della scuola veneta della cultura fisica. Sportivo sin da giovanissimo, da ragazzo pratica diversi sport, prediligendo quelli individuali. Roberto però ha un problema, soffre di asma e seppure dotato di un notevole potenziale atletico, si trova limitato negli sport di resistenza. Trova invece nella cultura fisica e nell'attività con i pesi una disciplina che si adatta alla perfezione alle sue caratteristiche psicofisiche. La sua avventura nel mondo del bodybuilding inizia sul finire degli anni 70. Roberto ha 17 anni quando, insieme ad una coppia di amici, si iscrive ad una piccola palestra veneziana, di proprietà del campione Bruno Cavallin. Quel giorno, vedendo le foto di Serge Nubret e soprattutto Frank Zane appese ai muri della palestra, ne rimane folgorato e capisce che quella è la strada che vuole perseguire nella vita. Ben presto i suoi amici abbandoneranno gli allenamenti, mentre Roberto continuerà a coltivare la sua passione, tanto da diventare uno dei campioni italiani di maggiore impatto di sempre. Dotato di un'ottima genetica e supportato da condizioni economiche favorevoli, con l'esperta guida di Cavallin, Roberto cresce rapidamente e sebbene sia di indole piuttosto schiva e riservata, ben presto comincia ad accarezzare il sogno di gareggiare, cosa che farà con successo in diverse gare locali, confermando il suo ottimo potenziale per emergere in questa disciplina. Ma l'Italia e il piccolo universo del bodybuilding italiano dell'epoca gli vanno stretti. Si rende conto che se vuole imparare dai migliori c'è un solo modo per farlo: andare ad allenarsi insieme ai migliori campioni internazionali. Così, intorno ai 20 anni, dimostrando coraggio, determinazione e intraprendenza, Roberto, pur non sapendo l'inglese, decide di andare in pellegrinaggio alla Mecca del bodybuilding di allora e si reca da solo a Los Angeles, in California, dove ha modo di allenarsi alla mitica Gold's Gym, incontrando di persona e vedendo in azione alcuni dei migliori campioni dell'epoca, da Tom Plath a Mike Mentzer. In seguito trascorrerà diverso tempo anche a Parigi, da Serge Nubret, che Roberto ricorda come l'atleta che più lo ha influenzato. Una serie di esperienze importanti e formative, vivendo quotidianamente a contatto di gomito con i campionissimi dell'epoca, ha modo di apprenderne le tecniche di allenamento e lo stile di vita, cercando di cogliere quanto può essere utile per lui, per migliorare la sua preparazione e diventare un atleta sempre più competitivo. Dopo essersi affermato in diverse competizioni italiane,
Nel 1982 esordisce in ambito internazionale nella sua Venezia, partecipando ai campionati europei WABA, dove fa un'ottima impressione classificandosi sesto nelle alte taglie, un grande risultato per Zardinoni, allora giovanissimo e inesperto. Determinato e consapevole dei suoi mezzi, Roberto torna in palestra con grande entusiasmo, concentrandosi sul migliorare il suo sviluppo fisico complessivo. Ispirato dalla scuola francese di Serge-Nubret, lavora con pazienza come un vero e proprio scultore del corpo, cesellando il suo fisico secondo i suoi ideali artistici. La sua strategia è di fare solo 1 o 2 gare all'anno, dedicando lunghi periodi di tempo a lavorare sui punti carenti. La sua caparbietà e costanza nel tempo danno i loro frutti e con un peso in gara sui 90 kg, armonicamente distribuiti su 1,77 m di statura, nel 1984 Roberto assurge a fama internazionale vincendo i campionati mondiali WABA tenutisi a Roma, un evento che gli apre le porte per cominciare a gareggiare sul circuito professionistico. Fra i punti salienti della sua carriera agonistica in ambito professionale ricordiamo il terzo posto conquistato al campionato mondiale WABA del 1986 dietro a Thierry Pastel e Piero Venturato e diverse competizioni sul circuito IFBB, fra le quali spicca la partecipazione alla Notte dei Campioni del 1989 a New York, gara che sarà il coronamento di una carriera di successo. Sportivo nel cuore, terminata la carriera agonistica, Roberto è rimasto vicino al mondo dello sport, in veste di imprenditore con le sue attività di personal training, ed ha continuato a promuovere la sua visione della cultura fisica, intesa come stile di vita a supporto del benessere e della salute. In palestra Roberto ha provato diversi metodi e tecniche di allenamento. Negli anni la sua personalità attenta e analitica lo ha portato a esplorare e sperimentare diversi approcci allenanti, provando diverse programmazioni in termini di frequenza, split, volume e intensità, convinto che non esiste il metodo universale, ma che ognuno debba trovare il sistema più adatto alle proprie caratteristiche psicofisiche. Evidenzia che per raggiungere un'ottima sintonia tra mente e corpo, che consenta di individuare le metodiche di allenamento più adatte al singolo, occorre tempo. All'inizio aiuta sicuramente a avere una buona guida, ma è altrettanto, se non più importante, testare diversi metodi e sviluppare un'adeguata propriocezione, in modo da capire cosa funziona meglio per noi. Per quel che lo riguarda, dopo essersi allenato fianco a fianco con numerosi campioni, da Tom Platz a Mike Mentzer a Serge Nubret, e sperimentato su se stesso diversi schemi e approcci, Roberto ha optato per adottare uno schema di lavoro in linea con la scuola francese di Serge Nubret, quindi con alta frequenza e volume di lavoro. Di fatto una double split routine strutturata in 12-13 sedute settimanali, durante le quali eseguiva tante serie ad alte ripetizioni, utilizzando carichi medi con brevi pause di riposo fra i set. Sempre alla ricerca del dettaglio che potesse dargli un vantaggio competitivo, racconta che nella sua esplorazione delle tecniche allenanti possibili ha provato di tutto, arrivando ad allenare i bicipiti in sedute separate, il bicipite sinistro la mattina e il bicipite destro la sera, oppure fare 6.000 ripetizioni quotidiane di squat a corpo libero nel tentativo di tirare le gambe. Sul piano alimentare, all'inizio della sua carriera sportiva, Roberto seguiva i classici approcci empirici in voga all'epoca, quindi un'alimentazione strutturata in 5-6 pasti al giorno basati su alte proteine, medi carboidrati e medi grassi, senza troppa attenzione alle quantità dei nutrienti, assicurandosi solo di mangiare molto. Un approccio che alla lunga si rivelò molto stressante da un punto di vista digestivo. Con l'esperienza e valutando tecniche alimentari alternative, nella fase finale della sua carriera adottò uno schema alimentare che ritiene molto più sostenibile e salutare, riducendo drasticamente il numero dei pasti e la quantità degli alimenti proteici, sostituendoli con un'abbondante integrazione di aminoacidi a tutto vantaggio del processo digestivo che ne era considerevolmente alleggerito. Invece dei 6 pasti consumati in precedenza, ora faceva solo 3 pasti al giorno, colazione a base di carboidrati, pranzo e cena a base di proteine, che integrava assumendo grandi quantità di aminoacidi lontano dai pasti. Riassumendo, Roberto Zardinoni è stato uno dei migliori atleti italiani di sempre, protagonista della golden era del bodybuilding, quando fisicità esuberante ed estetica andavano a braccetto e la cultura fisica era ancora un'attività e uno sport a misura d'uomo, una filosofia e uno stile di vita, piuttosto che una mera esibizione di creature similmutanti. Un personaggio iconico che ispirava e continua ad ispirare tanti appassionati del settore, che si auspicano un sempre maggiore ritorno al bodybuilding delle origini, uno sport che garantiva una vita lunga e in salute anche dopo la conclusione della carriera agonistica, come dimostrato dal fatto che tanti campioni di allora
rimangono ancora oggi fonte di ispirazione non solo col loro passato, ma anche col loro presente di individui maturi, dinamici e in salute. Dimostrazione vivente del valore a lungo termine della cultura fisica ben interpretata e praticata. Noi ricordiamo Roberto per il grande campione che è stato, la personalità riservata e affabile, ringraziandolo per l'ispirazione che ci ha fornito con le sue performance di gara e il suo lavoro di divulgazione per uno sport pulito e salutare. Ciao, alla prossima!